Alessandro, con la sua morte, lasciava un immenso impero che non aveva ancora ricevuto un'organizzazione stabile, ma soprattutto Alessandro era morto senza lasciare precise disposizioni inerenti al problema della sua successione. I vari generali che avevano fino ad allora seguito e aiutato il grande sovrano macedone nella realizzazione delle sue imprese straordinarie erano diventati sempre più gelosi e invidiosi l'uno dell'altro, e se fino al momento l'autorità di Alessandro aveva obbligato ognuno di loro ad assolvere in modo disciplinato il proprio compito, cooperando con gli altri colleghi, era piuttosto ovvio e naturale che una volta scomparso il re macedone si manifestassero contrasti e conflitti tra i suoi collaboratori. Alessandro, in punto di morte, sentendosi chiedere a chi intendesse lasciare il suo immenso impero, pare avesse risposto al più degno, proprio mentre consegnava l'anello con cui suggellava i suoi decreti a Perdicca, volendo significare, con tale atto, che Alessandro considerava Perdicca come colui che, per maggiore abilità e lealtà dimostrata, avrebbe saputo custodire al meglio il regno e consegnarlo poi al legittimo successore. Il Consiglio dei Generali, radunato dopo la morte del sovrano, ritenendo per il momento opportuno conservare l'unità dell'impero, riconobbe come legittimi successori di Alessandro suo fratello Filippo Arrideo, che prese il nome di Filippo III, ma che sfortunatamente era affetto da malattia mentale, e il figlio nascituro di Alessandro e di Rossane, se fosse stato un maschio, da cui la successione con il nome di Alessandro IV. Poiché però all'atto pratico nessuno dei due era in grado di regnare, essendo il primo instabile e il secondo troppo piccolo, la reggenza dell'impero fu affidata a Cratero, che era tra i più anziani e i più stimati generali di Alessandro, laddove a Perdicca, effettivo detentore del sigillo reale, fu affidato l'ufficio di primo ministro, il chiliarca, insieme al comando generale dell'esercito e della flotta. Resta tuttora insoluta la questione se il vero reggente del regno fosse Cratero o Perdicca, giacché le fonti lasciano spazio a interpretazioni discordanti. Sembra che in realtà la reggenza fosse affidata a Cratero, ma che più tardi Perdicca la avesse usurpata. I generali, solitamente designati con il nome di diadochi, ovvero successori, si divisero poi il governo delle varie province. Perdicca detenne il governo della Babilonia, che comprendeva Mesopotamia, Siria, Fenicia, Palestina e le province orientali fino all'Indo. Antipatro si vide affidare il governo della Macedonia e della Grecia, Lisimaco ebbe la Tracia, Antigono il Monoftalmo, ovvero Antigono con un occhio solo, ebbe invece la maggior parte dell'Asia Minore, Eumene governò la Cappadocia, Tolomeo resse l'Egitto e Seleuco, dal canto suo, ricevette il comando della cavalleria, mentre Cassandro, figlio di Antipatro, quello delle guardie del corpo. Morto Alessandro, l'impero cominciò a subire le prime scosse. La Grecia, nonostante gli entusiasmi per la spedizione antipersiana, non sapeva rassegnarsi alla perdita della libertà politica e covava da svariato tempo fermi propositi di riscossa. Già Sparta, quando Alessandro si trovava in Oriente, aveva tentato, sotto la guida del re Agide, di scuotere invano la supremazia macedone. Difatti Antipatro, sceso nel Peloponneso, prontamente sconfisse l'esercito spartano in una grande battaglia presso Megalopoli nel 331 a.C., nella quale lo stesso Agide morì. La Grecia era stata in tal modo costretta a riconoscere nuovamente la supremazia della Macedonia e finché visse Alessandro rinunciò a ogni altro tentativo di insurrezione. La stessa Atene, che per il lungo periodo di pace e per la saggia amministrazione di Licurgo aveva notevolmente migliorato le sue condizioni, non aveva però mai deposto il suo atteggiamento antimacedone, tanto che quando Arpalo,
tesoriere di Alessandro, dopo aver sottratto 5.000 talenti dai tesori reali, si era rifugiato ad Atene, la città si era rifiutata di consegnarlo al governo macedone. Poi, non appena si sparse la voce della morte di Alessandro, Atene, per incitamento di Demostene, decise di costituire una lega tra diversi stati greci per tentare un'estrema ribellione. Il momento sembrava propizio e Antipatro, sceso in Tessaglia per combattere i ribelli, fu costretto a rinchiudersi in Lamia in attesa dei rinforzi. Sopraggiunti gli aiuti dall'Oriente, le forze della Lega furono completamente sbaragliate a Crannon in Tessaglia, mentre la flotta ateniese veniva sconfitta nell'anno 322 a.C. ad Amorgos da quella persiana, numericamente superiore. Atene, come le altre città greche, fu costretta a ricevere nelle sue mura un presidio macedone, a riformare la Costituzione in senso oligarchico e a consegnare i capi dell'insurrezione, ma Demostene, piuttosto che cadere nelle mani del vincitore, preferì togliersi la vita con il veleno nell'isoletta di Calaureia, di fronte alla costa orientale dell'Argolide. Anche la Lega di Corinto fu sciolta per non essere mai più ricostituita.